Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come costruire un diorama unico ispirato al tempio di Daigojiai a Kyoto, un luogo immerso nella serenità della natura giapponese. In questo progetto ricreeremo un paesaggio suggestivo, completo di un tempio incastonato tra alberi, un ruscello che scorre placido ed un elegante ponte che si staglia sopra un tranquillo laghetto. Ogni dettaglio sarà attentamente studiato e costruito passo dopo passo, per dare vita a una scena che unisce tradizione e bellezza naturale. Se siete appassionati di modellismo o cercate ispirazione per il vostro prossimo progetto, questo video fa per voi. Prepariamo gli strumenti e tuffiamoci insieme in questo affascinante viaggio nel cuore del Giappone antico. Inizio a costruire il diorama partendo dal tempio. Per prima cosa ritaglio le pareti da un pezzo di polistirene. Ho disegnato e stampato delle dime che ora utilizzo per costruire delle sagome in cartoncino, utili per tracciare i fori di porte e finestre. Incollo le pareti con colla vinilica e aggiungo qualche goccia di ciana acrilica per accelerare la presa. Per eliminare le fessure utilizzo dello stucco per muri. Quando lo stucco è asciutto passo della carta vetrata per lisciare la superficie. Utilizzando una tavoletta di balsa spessa 4 mm, ritaglio dei listelli con questo taglierino della Green Stuff per creare le travature delle pareti. Invecchio i listelli passando una spazzola di metallo per dare loro un aspetto più vissuto. Inizio ora a costruire il tetto. Ho progettato e stampato dei template che utilizzo come dimme per ritagliare la struttura del tetto. Per ritagliare le falde del tetto curvate all'insù, utilizzo questo legno di samba spesso 5 mm. Prima di incollare le dime applico dello scotch di carta, così da poterle rimuovere facilmente una volta ritagliati i pezzi. Per ritagliare i pezzi utilizzo il traforo elettrico. Aggiungo dei listelli tra una falda e l'altra, in modo da creare l'appoggio per la copertura successiva. Per realizzare la copertura utilizzo del cartoncino spesso 1 mm. Lo appoggio sul tetto e premo per farlo aderire bene alla curvatura. Poi traccio il contorno con la matita. Mi aiuto anche con della colla ciana acrilica per far aderire più velocemente il cartoncino alla curva del tetto. Aggiungo dei listelli di balsa a sottotetto per simulare le travi portanti.
Ora inizio a costruire le tegole del tetto. Rifilo dei fogli di polistirene a circa 1 millimetro di spessore e passo la superficie con uno spazzolino di metallo per creare una texture effetto legno. Taglio poi dei listelli della larghezza desiderata ed infine ritaglio i listelli per ricavare le singole tegole. Inizio la posa delle tegole incollando prima un listello sul bordo per partire con la giusta inclinazione del primo corso. Man mano che il tetto si curva, la posa delle tegole diventa più impegnativa, quindi utilizzo della colla cianacrilica in gel per facilitare il montaggio. Per realizzare le travi di colmo utilizzo dei listelli di polistirene che sono facili da piegare per seguire la curvatura del tetto. A questo punto stampo in 3D degli accessori che mi serviranno per completare il tempio. Ho deciso di provare questa resina della Uniformation che ha la caratteristica di essere una resina a base vegetale e quindi più sostenibile per l'ambiente e con una riduzione del cattivo odore nel luogo dove si stampa. Stampo una punta da posizionare sul tetto del tempio, la porta d'ingresso, le finestre laterali ed anche dei pomelli che mi serviranno in seguito per le ringhiere. Ora inizio la costruzione della piattaforma in legno attorno al tempio, utilizzando esclusivamente listelli di balsa. Completo anche la costruzione della parte inferiore delle mura del tempio, che attraversano la piattaforma in legno. Per costruire la scaletta ho preparato delle dime che poi ho ritagliato col traforo elettrico. Passiamo ora alla costruzione del ponte. Ho progettato e stampato delle dime che mi serviranno come guida per tagliare con precisione tutta la struttura.
Aggiungo delle chiodature sui pilastri della ringhiera, utilizzando dei piombini da pesca tagliati a metà. A questo punto inizio la fase di pittura, applicando prima una mano di fondo con un primer a base di gesso nero che aiuterà a uniformare la superficie e prepararla per le successive applicazioni di colore. Una volta che il fondo è completamente asciutto, passo alla pittura vera e propria, iniziando dal sottotetto del tempio e proseguendo poi con il resto del modello. Ora posso procedere con l'incollaggio di tutti i pezzi che compongono il tempio, assemblando la struttura completa. Aggiungo dei pomelli sulle estremità dei colmi del tetto, che serviranno come punti di aggancio per delle catene, che verranno collegate alla punta centrale del tempio.
Costruisco ora il basamento in pietra su cui poggerà il tempio, utilizzando del polistirene. Ora è il momento di lavorare sulla base del diorama. Posiziono temporaneamente i vari elementi su un pannello di polistirene, quindi traccio il contorno della base, insieme alla posizione del tempio e del ponte, per definire la disposizione della scena. Aggiungo altri strati di polistirene per modellare il paesaggio e creare il terreno in salita che si eleva dall'acqua. Utilizzando un taglierino rimuovo il materiale per cominciare a dare forma al paesaggio, creando il pendio che sale dall'acqua. Ho deciso di creare un ruscello che scende lungo il lato destro del ponte. Lavoro un pezzo di polistirene sagomandolo per formare il pendio. Modello dei singoli pezzi di polistirene che poi incollerò sulla base per formare il terreno roccioso. A questo punto preparo un impasto di cartapesta e gesso, che utilizzo per modellare in modo definitivo il terreno, dando forma e consistenza al paesaggio. Mi aiuto anche con dei pezzi di sughero che utilizzo per creare delle rocce sporgenti dal terreno, aggiungendo così più realismo e varietà al paesaggio. Per completare il terreno cospargo una miscela di sabbia fine, gesso e piccoli sassolini su tutta la superficie, creando un aspetto naturale e dettagliato. Aggiungo delle gocce di una miscela di colla vinilica ed acqua per fissare saldamente il terreno. Intanto che la base asciuga, ho deciso di costruire anche un torii, il classico portale giapponese che simboleggia l'ingresso a un'area sacra. Lo posizionerò a ridosso del ponte. Sto lavorando dei listelli di polistirene, utilizzando uno spazzolino per creare una texture che simuli l'effetto legno. Per dare maggiore enfasi all'effetto, rifinisco i dettagli con uno stuzzicadenti.
Ritaglio la parte superiore arcuata aiutandomi con una dima e il traforo elettrico. Continuo ora a lavorare sulla base, dando una prima mano di fondo con un primer gesso bianco. L'idea è quella di rendere i colori successivi più brillanti e meno cupi grazie al fondo chiaro. Una volta asciugato il fondo, inizio a stendere il colore definitivo, partendo dal basamento in pietra. Procedo poi con la colorazione del terreno e infine del fondo per creare l'effetto dell'acqua. Con delle lavature mirate aggiungo le tracce di umidità alla base del muro e definisco le ombre sul terreno e sulle rocce, per dare maggiore profondità e realismo alla scena. Infine applico l'erba statica della Green Stuff, distribuendola cercando di dare un tocco naturale e realistico al paesaggio. Passiamo ora alla realizzazione dell'effetto acqua utilizzando la resina epossidica. Per prima cosa creo le sponde incollando del plexiglass lungo i bordi e sigillando accuratamente tutte le giunture per evitare perdite. Per creare l'effetto dell'acqua nel ruscello, utilizzo questo gel effetto acqua della Green Stuff. È ideale per essere applicato anche su superfici inclinate, simulando così l'acqua in movimento lungo il pendio. Dopo aver eliminato i residui di colla dai bordi, incollo del cartoncino spesso, che ho già ritagliato seguendo il profilo della base per rifinirla al meglio. Ora posso finalmente incollare tutti i pezzi sulla base del diorama, dando forma alla scena completa. Inizio ora a lavorare sulla vegetazione. Ho acquistato dei rametti artificiali che utilizzo per costruire un albero. Visto che risultano troppo alti per il mio progetto, li modifico accorciando alcuni rami per adattarli meglio alla scena.
Per creare la chioma utilizzo dei rametti di Teloxys della Green Stuff che incollo sui rami dell'albero con colla cianoacrilica. Mi aiuto con un acceleratore per velocizzare il montaggio e ottenere una presa più rapida. Per realizzare il fogliame utilizzo queste foglioline che incollo utilizzando della colla spray. Aggiungo anche qualche cespuglio qua e là per arricchire la vegetazione. Ho deciso di arricchire la superficie dell'acqua con delle ninfee, utilizzando queste piante di carta già colorate della Green Stuff. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Se volete unirvi alla community avrete accesso a tecniche di costruzioni esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permetterà di creare sempre nuovi e interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!